SteelSeries Apex Pro o Razer Huntsman Tournament Edition? Qual è la miglior tastiera meccanica da gaming? In questo video analizzerò e metterò a confronto tutte le loro caratteristiche più importanti, dal prezzo alla velocità e tempi di risposta effettivi, in modo tale da capire complessivamente qual è la miglior tastiera da gaming. Diamo inizio alla sfida partendo dal loro prezzo. 207 euro per la Apex Pro in versione standard layout americano, contro i 119 euro per la Razer Huntsman TI. È già da un paio di settimane che è scontata del 21%. Per fare un confronto più alla pari, potrei considerare anche la versione tankless della Apex Pro, in quanto costa meno della standard, ovvero 185 euro. Ma anche in questo caso vince comunque il primo round la tastiera della Razer, per il miglior prezzo. I prezzi ovviamente cambiano con il passare del tempo, ma la Razer costerà sempre di meno rispetto alla SteelSeries. Passiamo ora al contenuto. Dentro la scatola dell'Apex Pro troverai la tastiera con il cavo incorporato, il poggiapolsi e il manuale di istruzioni. Dentro quella della Huntsman TI invece troverai la tastiera con il cavo rimovibile, qualche adesivo della Razer e il manuale di istruzioni. Nonostante il cavo rimovibile sia un bel vantaggio a livello di comodità, per trasportarla o per staccarla un attimo e pulirla, vince questo round l'Apex Pro, non tanto per il fatto che abbia un poggiapolsi incluso, ma per via del suo meccanismo magnetico, che in qualche modo la fa sembrare più lussuosa e tecnologica. Per quanto riguarda le dimensioni, ovviamente l'Apex Pro, soprattutto in versione standard e con il poggiapolsi, occuperà molto più spazio rispetto alla Huntsman TI, che invece è in formato 80%, cioè senza tastierino numerico. Questo quindi è molto soggettivo, riguarda principalmente il tuo spazio a disposizione, i tuoi gusti e se hai bisogno del tastierino numerico per altre attività. Per questo round quindi darò un punto ad entrambe le tastiere. Il prossimo round riguarda la qualità costruttiva. La struttura della Apex Pro è molto solida e rispecchia il prezzo di una tastiera di fascia alta. È infatti realizzata con una speciale lega di metallo aeronautico per garantire robustezza e durevolezza. Purtroppo non si può dire altrettanto dei suoi copritasti in ABS. Quelli della Razer sono infatti di una qualità superiore. Sono composti da una plastica in PBT e realizzati con un doppio stampaggio che li rende più resistenti, leggermente ruvidi, in modo tale che neanche con un utilizzo intenso possano consumarsi e diventare lucidi con il passare del tempo. Tuttavia, i tasti si possono rimuovere e sostituire facilmente. Si può rendere l'Apex Pro ancora più luminosa e resistente, acquistando i suoi Prism Caps per 35 euro. Ritengo quindi più importante la solidità e il materiale utilizzato nella struttura piuttosto che quello dei copritasti. La Huntsman TI è principalmente realizzata in plastica dura e con una piastra in alluminio per avere rigidità. Per questo motivo è giusto che vinca il round della qualità costruttiva l'Apex Pro. Ora arrivano le caratteristiche più importanti. La prima riguarda gli interruttori, ovvero ciò che si nasconde sotto i copritasti. Entrambe le tastiere montano degli interruttori creati dal proprio marchio. Quelli della SteelSeries si chiamano OmniPoint e sono degli interruttori meccanici lineari. Sono progettati per essere sia veloci che precisi. Hanno un precorsa minimo di 0,4 mm e una corsa totale di 4,1 mm. Quelli della Razer invece sono interruttori ottici lineari. La differenza sta principalmente nella loro tecnologia. Un sistema che registra immediatamente l'azione quando il raggio laser viene modificato, così da sfruttare letteralmente la velocità della luce. Hanno un precorsa di 1 mm e una corsa totale di 3,5 mm. Sono stati creati con il solo scopo di essere i più reattivi e veloci al mondo e infatti riescono a performare persino meglio degli OmniPoint, meritandosi così la vittoria di questo round. Un'altra cosa importante riguarda la forza di attivazione, ovvero quanta forza bisogna applicare sul tasto prima che l'azione venga registrata. Entrambe le tastiere richiedono approssimativamente 37 grammi, quindi anche in questo round darò un punto a ciascuna tastiera. Ora tocca la caratteristica più importante quando parliamo di gioco competitivo, la latenza, cioè il tempo che passa tra il comando e il completarsi dell'azione. Qualsiasi tastiera infatti, come anche i mouse e i monitor, ha un delay o ritardo. Per quanto riguarda l'Apex Pro, la latenza risulta essere di 3,4 millisecondi, mentre la Huntsman TI riesce ad avere un'incredibile latenza di solo 1 millisecondo. L'azione viene completata istantaneamente. È un ritardo impercettibile che conferma quindi la sua velocità della luce, facendoli vincere facilmente questo round. Il prossimo riguarda invece gli stabilizzatori, ovvero quelle parti della tastiera che vengono disposte sotto tasti come invio, indietro e barra spaziatrice e gli impediscono di oscillare quando vengono premuti. Nella Apex Pro li troviamo solo nei tasti più larghi, mentre nella Huntsman TI ogni singolo tasto ha uno stabilizzatore, un particolare non da poco che rende superiore la qualità di ogni singolo tasto, facendoli vincere anche questo round. Purtroppo però saranno proprio gli stabilizzatori a penalizzarla nel prossimo match, ovvero quello del suono o rumore che producono i tasti mentre vengono premuti. Ascoltiamo entrambe le tastiere.
Questa volta quindi vince l'Apex Pro per la maggiore silenziosità dei suoi tasti. Adesso passiamo alla personalizzazione, più precisamente intendo la possibilità di regolare gli interruttori che ha l'Apex Pro. Escludendo la fila da F1 a F12 e i tasti del tastierino numerico, l'attuazione di tutti gli altri interruttori può essere modificata. Cosa vuol dire? Semplicemente che puoi decidere su quali tasti avere una pressione minima in modo tale che si attivano il più velocemente possibile e una pressione profonda e precisa invece nei tasti che non devi premere per sbaglio. In più puoi farlo facilmente grazie allo schermo OLED e ai tasti speciali per modificare le impostazioni e i colori direttamente dalla tastiera, senza bisogno di aprire il software dedicato. Nella Huntsman TI gli interruttori non si possono modificare in nessun modo, i tasti saranno sempre ipersensibili. A vincere questo round quindi è l'Apex Pro con i suoi interruttori OmniPoint regolabili. Servirebbe quindi un ultimo round per poter dichiarare qual è la miglior tastiera da gaming. Personalmente non ritengo che questa sia una caratteristica importante, ma per molti potrebbe anche esserlo. Mi riferisco alla luminosità. In entrambe le tastiere ogni tasto è illuminato singolarmente, ma come potete vedere una risulta essere nettamente più luminosa rispetto all'altra. Merita quindi il punto finale l'Apex Pro, che con la sua luminosità vince questo confronto. È stata una sfida molto difficile, nonostante la Razer Huntsman TI sia partita bene con il suo ottimo prezzo e molte caratteristiche importanti per quanto riguarda il gioco competitivo. Complessivamente però vince la sfida la SteelSeries Apex Pro per la sua personalizzazione dei tasti unica che la rende utilizzabile sia per giocare sia per scrivere. In ogni caso stiamo parlando delle migliori tastiere da gaming del momento. Qualunque sceglierai tra le due, sappi che è realizzata in modo tale da essere l'ultima tastiera che dovrai comprare e che ti offrirà dei grandi vantaggi a livello competitivo in confronto a qualsiasi altra tastiera. Se i prezzi ti sembrano troppo alti, allora ti suggerisco le migliori tastiere economiche del momento, la GK61 che ti conviene acquistare su AliExpress, oppure c'è la DK61E su Amazon. Costano tra i 50 e i 60 euro, hanno entrambi interruttori ottici lineari come la Razer Huntsman TI e sono in formato 60%, cioè con 61 tasti. Ti consiglio di usare il link in descrizione per non perdere tempo a cercare da solo ed evitare di sbagliare modello. Prima però non dimenticarti di lasciare like e di iscriverti al canale. È gratis e se hai domande puoi tranquillamente aggiungere un commento. Ovviamente puoi anche condividere. Ti aspetto al prossimo video, Ciao!